Più che descrivere gli arcani, le carte del Chromatica Tarot li evocano attraverso simboli, icone e codici di colore celati nelle illustrazioni. Emergono i sensi nascosti dei vari archetipi. L'autore Federico Bamina spinge a esplorare un enigma visivo di grande maestria, influenzato dal Bauhaus, dal surrealismo e dalle avanguardie. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao di nuovo a tutti e benvenuti. Oggi vi porto in un viaggio visivo straordinario, un'esperienza dove la forma incontra lo spirito attraverso una vera e propria esplosione di geometrie. Vi presento il Chromatica Tarot, un'opera meravigliosa interamente illustrata dall'architetto e artista Federico Babina, con i testi curatissimi di Antonella Di Donato, edito dallo Scarabeo e fresco di stampa in questo febbraio 2026. Vi mostrerò questo mazzo che non è solo uno strumento divinatorio, è una visione di segni, sfumature, luci e forme, un piccolo e silenzioso enigma visivo, una storia senza voce pensata per essere ascoltata prima di tutto con gli occhi. E adesso vediamo le caratteristiche principali proprio della scatola. Ve la mostro. La apriamo, questa bellissima confezione che è come vedete abbastanza curata nei dettagli e abbastanza resistente anche e comoda, facilissima da aprire. All'interno troviamo il libretto e il nostro mazzo, composto da 78 carte, ovviamente divise tra i 22 arcani maggiori e i 56 minori. In più troviamo altre due carte, una iniziale che funge da splendida copertina dell'intero mazzo e l'ultima, una carta diciamo speciale, più che altro una specie di bigliettino da visita dove trovate tutti i riferimenti ufficiali per seguire lo scarabeo e rimanere sempre aggiornati. Parliamo di misure. Le carte sono grandi 6,5 cm per 11,8 cm. Sono perfette per essere mescolate agevolmente. Lo spessore totale dell'intero mazzo è di circa 2,5 cm. Il cartoncino è abbastanza sottile e flessibile, quindi poi bisogna vedere un po' col tempo se si può rovinare o se effettivamente può essere abbastanza resistente. Capisco che la flessibilità può andare a valorizzare al massimo la finitura lucida, come vedete, proprio per risaltare anche i colori e poi per essere abbastanza maneggevole, soprattutto nel mescolamento. Il libretto incluso
È di 126 pagine, 4 lingue, inglese, italiano, spagnolo e portoghese, offre spiegazioni immediate per chi inizia a muovere i primi passi. Come sempre è da integrare, secondo me, con altri testi se volete approfondire, ma diciamo, vi segnalo soprattutto la sezione in inglese, che è quella più ricca. Lì troverete sia la descrizione fisica proprio dei simboli dell'opera, sia i significati, i dritti e rovesci, oltre a piccoli metodi aggiuntivi, ma questo lo vedremo in seguito. Ovviamente in italiano abbiamo un'introduzione essenziale focalizzata sui concetti chiave, dritto e rovescio, e come vi dicevo, proprio per dare un'infarinatura iniziale. Vediamo il retro delle carte. Come vedete, riflette fedelmente l'anima modernista del mazzo. È strutturato a griglia con 12 riquadri asimmetrici dai colori saturi, abbiamo rosso, blu, verde, giallo, grigio, all'interno dei quali spiccano dei simboli esoterici e grafici: il fulmine, l'infinito, una stella a 8 punte, geometrie e l'immancabile occhio. Essendo una composizione asimmetrica, il retro non è reversibile, quindi se lo giriamo, il che ci fa capire che la carta sta uscendo capovolta. Davanti ovviamente troviamo l'illustrazione che elimina ombre e prospettive per darci un diorama bidimensionale piatto, limpido ed impatto, incorniciato in basso da un bordo color panna con il numero romano e il nome della carta in inglese. Questo per gli arcani maggiori. Invece poi troveremo per gli arcani minori ovviamente il numero e il seme corrispondente. E adesso mettiamoci in cammino ed entriamo nel vivo della puntata, andando a dividere il mazzo nei suoi gruppi principali, partendo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte agli arcani maggiori. Qui troviamo i grandi archetipi della nostra evoluzione. Ognuno viene reinterpretato con un'apparente semplicità che in realtà maschera una profonda complessità geometrica e simbolica, creando connessioni immediate ed evocative tra l'estetica dei poster modernisti, l'avanguardia, e la tradizione. Si può dire che in cromatica il disegno non si limita a descrivere, ma evoca. Le figure sembrano maschere rituali o profili di affreschi congelati nel tempo, che quasi mai guardano noi spettatori, ma preferiscono guardare altrove, forse dentro o forse oltre. Per chi non lo sapesse, la struttura profonda segue fedelmente la tradizione Waite Smith. Questo significa che a livello numerico troviamo l'inversione classica con la giustizia al numero 11 e la forza al numero 8, cosa diversa ovviamente dai tarocchi marsigliesi. Inoltre ogni arcano minore ha una sua raffigurazione scenica. Diamo un'occhiata adesso veloce ad alcuni arcani, ad esempio il matto. Come vedete, una sagoma nera geometrica stilizzata su fondo ocra, che avanza leggero, sembra quasi a passo di danza, incarnando l'invito assoluto a vivere il qui e ora senza farsi ingabbiare dal futuro. Poi, ad esempio, abbiamo la giustizia che mi ha colpito molto. Invece l'immagine toglie ogni fronzolo e si concentra su una mano stilizzata che sorregge una bilancia minimalista. Su un piatto c'è una corona, sull'altro un grande occhio, a ricordarci l'equilibrio tra coscienza e potere. Ma la carta che mi ha letteralmente stregato è la carta degli amanti. Eccola qui,
Guardate che genialità, lo sfondo è rosso fuoco e due profili neri si sfiorano, mentre le loro mani cercano di unire due pezzi di un puzzle che custodiscono le metà di un unico cuore nero. È la metafora perfetta della scelta, dell'incastro e della continua ricerca di integrazione interiore ed emotiva. Bellissima, veramente bella. Magari ditemi nei commenti cosa ne pensate voi. E adesso lasciamo le grandi verità essenziali per tuffarci nel flusso mutevole del sentimento, quello delle coppe. Ma prima godetevi tutti i maggiori in questo slideshow. Eccoci di fronte alle coppe, lo specchio delle nostre emozioni, dell'intuito più intimo e dei legami sentimentali. L'elemento dominante è l'acqua e qui la grammatica cromatica del mazzo si colora interamente di blu. Un blu che increspa, che canta il tempo dell'amore, dei sogni e della nostalgia. Ammiriamo le 10 carte numerali e le 4 carte di corte, il fante cavaliere, la regina e il re. Comprendiamo come queste immagini traducano visivamente ciò che proviamo anche quando non riusciamo a dirlo a parole. Ovviamente, come vi ho mostrato per gli arcani maggiori, troviamo in basso il nome della carta, il numero, diciamo in alto. Anche per gli arcani minori troviamo il numero in romano. Ovviamente troviamo anche il nome del seme delle coppe e il numero stesso scritto anche in basso. Quindi, come vedete, è abbastanza facile individuare ogni elemento. Adesso parliamo dell'aspetto artistico. Lo stile di Federico Babina fonde l'architettura dei corpi con il Bauhaus e il surrealismo. Babina è un celebre e anche a livello internazionale architetto ed è famoso per la sua abilità nel tradurre concetti complessi in linee grafiche essenziali e pulite. Trasforma ogni carta in un perfetto microdiorama d'arte contemporanea. Adesso vi mostro così, diciamo, brevemente, vediamo come esempio l'asso di coppe. Abbiamo una grande mano nera che emerge dalle onde blu geometriche sorreggendo un calice bicolore. Da esso si dilapano 5 flussi, spero che si possano vedere, che rappresentano i nostri 5 sensi, sormontati da un
volatile stilizzato e un simbolo solare. È l'emblema della pienezza del cuore e della gioia e anche dell'arrivo di nuove sintonie affettive. Vedete com'è? È bella. E adesso dall'oceano dei sentimenti passiamo al terreno solido della materia. Entriamo a osservare il seme dei denari. Ed eccoci di fronte ai denari. Parliamo di terra, stabilità, di abbondanza e sicurezza economica. Questo seme esplora la nostra quotidianità materiale, il corpo, il lavoro. Qui la dominanza cromatica passa decisamente al verde, il verde che mette radici, che rappresenta la sostanza che respira e la materia che si trasforma. Possiamo vedere le 10 carte numerali e le 4 carte di corte. Salta subito all'occhio i parallelismi con la tradizione classica, nonostante lo stile minimalista, le posizioni, i simboli, i cardine del sistema Rider-Waite rimangono chiaramente leggibili. Un esempio, osserviamo il 2 di denari, ve lo mostro proprio vicino. Vedete come comunque simile, nonostante proprio la differenza non solo diciamo cromatica, l'ambientazione, ma soprattutto la posizione. Su sfondo verde vibrante la figura centrale è catturata da un dinamico gioco di equilibrio, quasi una danza, mentre gioca con 2 grandi monete dorate, unite da un nastro continuo che mima l'infinito. C'è la perfetta fusione tra l'iconografia tradizionale della fluttuazione economica e la pulizia grafica geometrica appunto di Babina. Vi posso mostrare anche altri, ma se conoscete il mazzo della tradizione Wade Smith potete subito intercettare, ad esempio anche il 3, il 4, ecco, come potete vedere, ecco, ve lo mostro proprio vicino, accanto. Sono proprio molto 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 simili. Ovviamente in questo mazzo noi vediamo e possiamo assaporare in pieno l'essenza di questi significati simbolici. E adesso dalla concretezza della terra muoviamoci verso l'intraprendenza pura. Passiamo ai bastoni. Benvenuti nel regno dei bastoni, qui l'energia è legata all'elemento fuoco, movimento, passione viscerale e azione focalizzata. I bastoni mostrano il coraggio e l'intraprendenza. Il colore dominante è coerentemente il rosso, un rosso che spinge, che vibra, traducendo l'impeto del desiderio e la forza creativa. Guardiamo le nostre 10 carte generali e le 4 carte di corte e percepiamo tutta la tensione verticale del seme. Fermiamoci un secondo solo diciamo, su alcune carte, soprattutto il 6 per mostrarvi un esempio. Qui abbiamo ovviamente su fondo rosso accesissimo una figura trionfante a cavallo, utilizzando i blocchi bianchi e neri, no? Qui abbiamo ecco il cavallo che avanza stringendo un bastone decorato da una corona d'alloro verde, circondato da altri 5 bastoni che si sollevano sullo sfondo in segno di celebrazione. È l'archetipo puro della vittoria, del successo meritato, del riconoscimento pubblico, reso con una potenza visiva formidabile. Ecco. Allora, adesso vediamo effettivamente cosa serve questo mazzo e come usarlo. Diciamo che si presta incredibilmente diciamo, a varie tipologie di letture perché è abbastanza versatile. Si presta a quelle classiche, cioè quelle divinatorie, dà il meglio di sé
secondo me come strumento di meditazione visiva o supporto psicologico, proprio perché stimola l'intuizione profonda attraverso i colori e non offre risposte precostituite, ma apre spazi interiori. Riprendiamo il libretto e scopriamo un po' la struttura, ovviamente. Vi ho parlato prima, insomma, ci sono 126 pagine in 4 lingue, la parte in inglese ovviamente è più esaustiva, infatti, diciamo qui troviamo la carta del giorno, una carta passato, presente, futuro, appunto a 3 carte. Quella molto importante, proprio legata a questo mazzo, è la stesa dell'occhio. Questa è comune a tutte, la troviamo anche in inglese, scusate, non solo in inglese ma anche in italiano. È ovvio che vi consiglio di andare a leggere la parte in inglese, soprattutto dei significati delle carte, che sono più esaustivi. Però andando a vedere la nostra stesa dell'occhio, che come vi dicevo appunto è un metodo unico creato proprio su misura per il Chromatica Tarot, cosa si fa? Si divide il mazzo nelle sue 5 componenti, quindi arcani maggiori e i 4 semi. Si estrae una carta da ciascun mazzo e si dispongono a formare la sagoma di un occhio, come potete vedere. Quindi la prima carta è lo sguardo, che sarebbe l'arcano maggiore al centro, è il nucleo della lettura, diciamo l'intenzione invisibile. Poi abbiamo la seconda carta, rosso, che quindi è legato ai bastoni, l'energia attiva, l'impulso che muove la situazione. Abbiamo il blu, e cioè coppe in basso, i sentimenti nascosti, ciò che si prova nel profondo. La quarta carta, legata alle spade, dove vaga la mente, i pensieri e le razionalizzazioni. E poi infine la quinta carta, verde, denari, a destra, che è la realtà oggettiva, e cioè dove noi stiamo appoggiando i nostri piedi. Un mio consiglio personale per arricchire le vostre letture con questo mazzo è fare caso alla dominanza cromatica. Ad esempio, se in una stesa libera notate una prevalenza assoluta di rosso, saprete che la situazione è guidata dall'impulso. Se predomina il giallo, è la mente a farla da padrona. Quindi usate il colore come una vera e propria estensione del presagio della vostra lettura. E adesso voliamo verso l'ultimo seme, dove il pensiero si fa affilato, le spade, e poi spazio alle conclusioni finali. Eccoci infine alle spade, lo specchio dell'elemento aria, legato indissolubilmente al pensiero logico, alle sfide intellettuali e ai conflitti interiori. Qui la grammatica del mazzo si tinge di un giallo acuto, forte, e che illumina, ma che allo stesso tempo sa anche dividere come una lama, incarnando il dubbio, che diventa parola tagliente, appunto, proprio delle spade. Anche qui possiamo vedere le 10 carte numerali, e quindi dalla 1 alla 10, e le 4 carte di corte, il fante, il paggio, il cavaliere, la regina e il re. Come esempio volevo mostrarvi il celebre e doloroso 3 di spade su fondo giallo, mosso da linee di vento e nuvole stilizzate, un cuore rosso geometrico spezzato in blocchi come se fosse fatto di pietra o di un puzzle interrotto, e viene trafitto simmetricamente da 3 spade dall'Elsa blu. Dalle ferite cadono 3 piccole gocce di sangue. È una sintesi grafica spietata, questo è vero, però allo stesso tempo anche poetica, del dolore emotivo, del tradimento e della delusione mentale.
quindi molto nella sua semplicità è molto carico, molto suggestivo. Il vero potere di questo mazzo è la capacità di non spaventare mai l'occhio, soprattutto nelle spade, che è appunto il seme più complesso e più difficile da gestire, riconducendo tutto all'essenza geometrica. Permette di analizzare anche i blocchi più duri con una straordinaria lucidità mentale. Per le riflessioni conclusive, posso dirvi che il Chromatica Tarot è una splendida e coraggiosa scommessa artistica contemporanea. Ogni carta è una chiave per entrare in un diorama essenziale di simboli puliti e potenti. Lo consiglio vivamente anche a chi è all'inizio, perché la pulizia visiva aiuta a non disperdersi nei dettagli, ma lo trovo anche un pezzo assolutamente imperdibile per i collezionisti, per chi cerca letture fortemente intuitive ed estetiche e ovviamente anche a chi sa apprezzare e ama questo stile. Come vi dico sempre, sentitevi liberi di sperimentare qualunque stesa vi ispiri, ma inizialmente provate ad usare poche carte e metodi lineari. Magari anche arrivare ad usare proprio la stesa dell'occhio, per sintonizzarvi al meglio sulla frequenza cromatica di Babina. Si chiude qui questo appuntamento con la Taroteca, vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo stile avanguardia e se vi va perdetevi tra gli altri video del canale. Vi ricordo che mi trovate con pillole quotidiane anche su Instagram e TikTok. Vi aspetto alla prossima puntata. Un bacio, ciao a tutti!